Ciao, benvenuti su Mintitaro e buon Natale a tutti. Oggi vediamo le energie per il prossimo mese di gennaio 2022. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, ma prima vorrei invitarvi, se vi piace questo video ed altri che trovate nel canale, a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella. In questo modo non perderete video futuri e mi aiutate anche a far crescere questo canale che si propone di promuovere i tarocchi come mezzo di benessere interiore e di autoconsapevolezza. Dunque, le varianti sono la prima con la venturina verde, la seconda con il quarzo fumé e la terza con il diaspro rosa e verde. Potete fermare il video un momento per scegliere con calma, ma seguendo il vostro istinto, la variante che più vi comunica. Dopodiché potete saltare il video fino alla parte che la descrive. Noi ci vediamo dopo e ancora una volta buon Natale. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella della venturina verde, e vediamo subito le energie generali per questo mese. E abbiamo l'incantatrice del fuoco. È un periodo, questa carta indica, di stress fondamentalmente, cioè dovete esercitare la vostra capacità di resilienza di fronte a delle prove da superare. Vi sta a consigliare di non mollare la presa, di puntare sempre comunque al vostro obiettivo, anche se questo mese doveste incontrare appunto degli ostacoli nel vostro cammino. Perché appunto questa capacità di resilienza, questa capacità di determinazione ripagheranno appunto il vostro sforzo. Anche se apparentemente appunto è un periodo che magari il vostro obiettivo sembra un po' allontanarsi dalla vostra vista, la vostra visuale. Però vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque, per quanto riguarda la prima parte del mese, abbiamo il 7 di denari, la luna, l'imperatrice, la seconda parte del mese vede l'asso di coppe, il 4 di spade, la carta del giudizio e l'ultima parte del mese vede il 2 di spade, il 10 di denari e il 6 di denari. E l'ultima carta, che riassume un po' le energie generali, vede la carta dell'eremita. La carta dell'eremita indica una ricerca in solitudine, nel senso che voi in primis da soli dovete trovare un cammino vostro personale senza fare affidamento ad altri, ad altre persone. Dunque vediamo un po' cosa ci dicono le altre carte per i dettagli. Dunque la prima parte del mese vede che voi avete dei progetti con la carta dell'imperatrice, che è una carta di creatività, di nuove idee, di nuovi progetti, appunto. È una carta che vi vede in un periodo molto creativo, appunto molto proficuo, però appunto
la carta che inizia il mese è il 7 di denari insieme alla luna, che indicano dei ritardi nella realizzazione di alcuni vostri obiettivi, e che quindi possono generare questi ritardi delle paure, che sono appunto rappresentate dalla carta della luna. Vedete, il 7 di denari dipinge un contadino che sta aspettando la crescita dei frutti in modo da poterli raccogliere, i frutti appunto che sono che stanno crescendo grazie all'opera della carta dell'imperatrice, ovvero una carta appunto generatrice per eccellenza. Però appunto insieme alla carta della luna il 7 di denari indica dei ritardi, anche una mancanza di visione chiara, ovvero questi ritardi vi fanno un po' vacillare nei vostri obiettivi, vi generano delle paure, delle ansie, e soprattutto vi creano dei dubbi se questi obiettivi siano effettivamente realizzabili. Nella seconda parte del mese questa stasi continua con il 4 di spade, che vedete c'è una persona fondamentalmente a riposo, quindi sono gli obiettivi che ancora sono in una fase di ritardo, di riposo, di blocco, però le due carte a fianco sono molto positive, perché l'asso di coppe indica proprio un'esuberanza a livello emotivo, un nuovo inizio anche a livello proprio sentimentale, emotivo. Comunque diciamo che è un blocco che vi permette di rivedere un attimo i vostri obiettivi e allo stesso tempo di trasformarli in una maniera più proficua, che vi dà ancora più soddisfazione a livello emotivo. Perché dico questo? Perché c'è la carta del giudizio, che indica come una rigenerazione, come una risorgenza, un cambiamento, una, rivitalizzazione delle vostre forze, quindi anche dei vostri obiettivi, dei vostri traguardi che avete in testa. Quindi questo periodo forzato di pausa vi permette di vedere con occhi nuovi, di trasformare le vostre priorità, e questo si traduce in una rigenerazione soprattutto a livello emotivo, perché l'asso di coppe indica proprio un nuovo inizio a livello emotivo, dove questa coppa traboccante d'acqua è la metafora di di nuove emozioni positive che vengono nella vostra vita, e che sono talmente tante che trasbordano dalla coppa, chiaramente, come si vede nel disegno. Quindi questa mano poi che offre la coppa può anche indicare che questa rigenerazione emotiva è dovuta anche appunto a un'altra persona che vi offre una opportunità ancora migliore rispetto a quella che avevate in testa. Quindi sicuramente sono delle emozioni legate anche ad altre persone che vi sono accanto. L'ultima parte del mese vede una stabilità a livello materiale,
come dire, un risultato positivo che deriva da questi cambiamenti che sono legati al concetto, alla carta del giudizio, questa rivisitazione, questa analisi dei vostri obiettivi, della vostra situazione e quindi cambiarla in una maniera più proficua per voi porta, dopo un iniziale dubbio che è rappresentato dal 2 di spade. Vedete questa ragazza con gli occhi bendati, no? Indica appunto dei dubbi, una difficoltà a prendere una decisione. Eh, Questo tipo di difficoltà verrà superato perché il 10 e il 6 di denari indicano proprio una stabilità proprio a livello materiale, quindi per alcuni di voi può essere a livello lavorativo, per altri a livello economico, per altri semplicemente una stabilità psicologica che però ha degli effetti di stabilizzare anche la vostra situazione attorno a voi, perché il 6 di denari indica proprio un equilibrio materiale, economico, e il 10 addirittura appunto delle risorse che vi permettono di raggiungere questo equilibrio, risorse che possono venire anche da una comunità attorno a voi, perché il 10 di denari indica solitamente, tradizionalmente, diciamo, la carta degli antenati, della famiglia allargata, però appunto indica comunque una stabilità ehm, a livello materiale. Quindi facendo un riassunto, sarà un periodo in cui dovrete, come suggerisce, come indica l'incantatrice del fuoco, esercitare molta determinazione, resistere nonostante appunto dei ritardi nei progetti che avete in ballo, in testa. Saranno dei ritardi che soprattutto all'inizio del mese vi scioccheranno un attimo, perché appunto con la carta della luna vi creeranno confusione mentale, vi porteranno dei dubbi se sono gli obiettivi adatti a voi. In realtà questa stasi un po' forzata è proficua per voi, come indica soprattutto nella seconda parte, la parte centrale diciamo del mese, vi permetterà di mettere a giudizio, come indica appunto la carta del giudizio, quindi rivedere un attimo il vostro percorso, rivedere i vostri obiettivi, i vostri progetti, cambiarli in una maniera più proficua e che vi permetterà appunto di creare un nuovo percorso molto soddisfacente a livello emotivo, e questo di conseguenza porterà nell'ultima parte del mese a una stabilità anche dal punto di vista economico. Quindi si creerà una stabilità, una nuova serenità a livello emotivo, che si tradurrà poi in maniera anche secondo la legge di risonanza, si tradurrà in una stabilità anche a livello economico, nonostante appunto ci saranno delle decisioni da prendere, però riuscirete a farle dopo un tentennamento iniziale, e vi daranno appunto come risultato questa stabilità, questo diciamo premio a livello materiale. La carta dell'eremita indica appunto che sarà tutta una ricerca che dovrete fare durante questo mese, una ricerca di una soluzione, una rivisitazione un po' del vostro percorso, una messa a giudizio del vostro percorso, che però appunto riuscite a fare grazie alla carta dell'eremita e del giudizio. La carta dell'eremita dice comunque che è una cosa che dovete fare da soli, dovrete pensarci da soli, non ci sono, perché è una cosa che una rivisitazione che riguarda la vostra vita, quindi ovviamente non potrete appoggiarvi tanto sugli altri, perché è una cosa appunto che fa parte di voi, che dovrete giudicare da soli voi stessi. Dal punto di vista lavorativo in particolare,
come ho detto, ci sono dei progetti di tipo lavorativo che subiscono dei ritardi, questo vi genera confusione nella prima parte del mese, ciò nonostante a metà mese voi riuscirete a reinventarvi dal punto di vista lavorativo, a reinventare questi progetti. Riuscirete così a creare un nuovo ciclo positivo, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché questi ritardi che vedo all'inizio del mese vi hanno creato molto stress, molta ansia, molta paura. Finalmente col 4 di spade riuscite un attimo a scaricare questa tensione, a riposarvi mentalmente soprattutto, e questa rivisitazione questa reinventarvi dal punto di vista lavorativo vi creerà alla fine del mese dei risultati tangibili a livello finanziario, soprattutto perché il 10 di denari e il 6 di denari indicano proprio una stabilità, un equilibrio a livello finanziario. Il 6 di denari può anche indicare appunto che qualcuno poi alla fine vi aiuterà a sovvenzionare questi progetti che voi avete, perché il 6 di denari, no, vedi questa persona ricca che dà del denaro, quindi può essere anche un aiuto proprio tangibile economico da parte di qualcuno. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei dubbi, voi siete una persona con la carta dell'imperatrice che ha molto carisma su una persona in particolare, però ci sono dei dubbi, delle frustrazioni all'inizio del mese, dei obiettivi magari a livello di coppia che non si stanno realizzando e che vi creano appunto delle paure, delle ansie, delle frustrazioni. Però a metà mese vedo che c'è un nuovo ciclo a livello emotivo, sentimentale molto positivo. Per alcuni di voi che sono single può indicare proprio un nuovo incontro con l'asso di coppe, anche magari un incontro di qualcuno del passato, visto che c'è la carta del giudizio che uno dei suoi significati è appunto qualcosa del passato che ritorna. Comunque, anche se siete in una coppia stabile e felice, vedo proprio che a metà mese c'è un nuovo ciclo che permette una rigenerazione, diciamo, delle dinamiche della coppia in maniera molto positiva. Che creerà anche una stabilità materiale all'interno della coppia con il 10 e il 6 di denari. Vedo proprio un equilibrio anche tra voi e l'altra persona, sia che sia un nuovo incontro, sia che sia una coppia stabile, che stiate in una coppia stabile. Il 6 di denari indica proprio un equilibrio all'interno della coppia a livello materiale, una redistribuzione dei compiti, una redistribuzione delle risorse che crea un equilibrio all'interno della relazione. Quindi è sicuramente un mese dove per chi è single ci sono nuovi incontri, per chi è in una coppia stabile c'è una specie di rigenerazione, un rinverdire delle dinamiche di coppia che creano in entrambi i casi i presupposti per una stabilità sentimentale alla fine del mese. Dovete, anche qui nel caso sentimentale ma anche lavorativo, Cantatrice del Fuoco vi sta dicendo di pazientare, di non seguire le vostre frustrazioni che sono rappresentate dalla luna all'inizio del mese, di avere fede, di avere fiducia, perché appunto sarete premiati. Già da metà mese si vedrà un cambiamento positivo che poi si consoliderà alla fine del mese. Vediamo adesso cosa ci dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questo mese.
e vediamo la guida. Questa è una carta molto bella che indica appunto la ricerca della verità, ma soprattutto la guida nei confronti di se stessi e degli altri. A me ricorda un po' come iconografia la carta dell'eremita, no? Entrambi hanno questa lanterna e quindi sta proprio a rimarcare il significato dell'eremita, ovvero essere saggi, cercare la soluzione a delle problematiche che potete incontrare all'inizio del mese, come ho spiegato prima, dovuti a dei ritardi, a delle frustrazioni, per dei blocchi che arrivano nel vostro cammino, esercitando molta pazienza, molta resilienza e con calma cercare una soluzione, soprattutto quello che è importante per voi, che è questo un po' il significato dell'eremita. Ed è la carta fondamentalmente della saggezza, cioè non lasciarsi prendere dalla frustrazione, da sentimenti negativi, dal voler tutto e subito, però appunto guardare dentro di sé per quello che effettivamente è importante e seguire appunto la propria voce, la propria anima, la propria saggezza interiore. Bene, è tutto per questo mese, noi ci vediamo presto, spero che questo video vi sia piaciuto, in caso mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video e noi ci vediamo presto, ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella con il quarzo fumé. Vediamo subito le energie generali di questo mese. Dunque, abbiamo il possente guerriere dell'aria. C'è un sentimento di frustrazione questo mese che sarà chiave per voi, qualcosa che vi creerà dei disappunti, delle frustrazioni, probabilmente un obiettivo mancato, un senso, come dice questa carta, un po' di fallimento, di qualcosa che non riuscite a raggiungere questo mese. Vediamo adesso i dettagli però con i tarocchi che possono cambiare un po' il tutto. Dunque, all'inizio del mese abbiamo la carta degli amanti, seguita dall'imperatore e dal 10 di denari. Poi a metà mese abbiamo la regina di bastoni, la temperanza e il 4 di denari. E l'ultima parte del mese vede il 7 di coppe, la carta del carro e poi il re di coppe. E l'ultima carta, che rappresenta un po' anche questa energia generale, abbiamo il 7 di spade. Dunque, il 7 di spade è una carta complessa, a me ricorda molto Ulisse, perché è una carta di intelligenza, infatti non per niente appunto legata all'elemento dell'aria, quindi del pensiero. Dell'intelligenza che può essere utilizzata in maniera positiva ma anche negativa, tant'è vero che questa carta fa vedere una persona che ruba delle spade da un campo nemico, quindi può essere utilizzata per disarmare dei potenziali nemici,
però appunto può anche questa carta indicare un atteggiamento non proprio limpido o trasparente, quindi bisogna assolutamente interpretarla nel contesto. A me, proprio insieme alle altre carte, dà proprio l'idea che in questo mese avrete appunto un disappunto, un senso di non raggiungimento dei vostri obiettivi che vi porterà ad acquisire questo tipo di atteggiamento un po' svicolante, un po' come dire, aggiramento delle regole. Regole che sono molto importanti questo mese perché all'inizio vediamo la carta dell'imperatore con il 10 di denari che indica proprio mm, una situazione molto stabile nella vostra vita, come se voi vi doveste confrontare con delle regole molto rigide, che sono appunto simboleggiate dall'imperatore, che è l'arcano che indica proprio la stabilità, il mettere i paletti, il mettere delle regole da seguire, no? L'imperatore è colui che comanda, che impone le leggi, che decide per gli altri, e siccome è accanto al 10 di denari, sono appunto delle regole che sono nella vostra comunità, nel vostro entourage, perché il 10 di denari indica la famiglia o comunque il vostro ambiente in cui vi muovete. E voi, accanto all'imperatore, c'è la carta degli amanti che indica una scelta importante che dovete prendere in questo contesto di regole, di stabilità, di decisioni già prese per voi. Gli amanti, appunto, una decisione importante che sta a voi però prendere in questo caso, che potrebbe appunto scontrarsi o comunque, come dire, deve essere presa in un contesto molto rigido, molto preciso. Per alcuni di voi è una scelta che si può scontrare con una persona rappresentata dall'imperatore che in realtà è contrario a progetti o obiettivi che volete porre in essere, per esempio. Per altri, appunto, l'imperatore con il 10 di denari può indicare semplicemente un ambiente in cui le cose sono già regolate in un certo modo e quindi è una scelta che vi costringe appunto a prendere una decisione se continuare a seguire queste regole o meno. E questo può appunto creare questo senso di frustrazione, questa come dire, idea di svicolare un po' da questo tipo di svicolare da queste regole rappresentate dall'imperatore. La seconda parte del mese vede un altro arcano maggiore, ce ne abbiamo ben 4 questa volta, la temperanza è la carta centrale proprio di metà mese che indica il tempo necessario per probabilmente raggiungere appunto questi desideri, questi obiettivi che avete, per prendere anche questa cammino che si apre davanti a voi, questa decisione. Ehm, la carta temperanza una carta lenta, quindi che indica fondamentalmente la necessità di
anche mettere da parte le risorse necessarie per perseguire i vostri obiettivi, tant'è vero che abbiamo subito dopo il 4 di denari, che solitamente è un atteggiamento un po' del risparmiatore, come lo chiamo io. Infatti vedete, il 4 di denari è una persona che stringe attorno a sé le proprie finanze, i propri denari, un po' per paura di perderli, e dall'altra abbiamo la temperanza, che è la carta appunto del risparmio, della attesa, del curarsi le ferite, ehm, del temperare i propri desideri, no? Volare basso è un'espressione un po' triste, però di base è questo, cioè aspettare con calma, mettere da parte le risorse necessarie. Voi comunque siete nell'energia della regina di bastoni, che è una bellissima energia di azione, mh, carismatica, di comunicatore, una energia che è molto forte anche di carattere, quindi a metà mese, con questa energia molto vitale, ehm, metà mese è fondamentalmente un periodo di attesa e di risparmio, con la carta di temperanza e la carta del 4 di denari. Quindi questo, diciamo, tra parentesi, tra virgolette, scontro con l'energia della stabilità dell'imperatore, ovvero c'è un ambiente in cui vi muovete, che è molto rigido, che è molto stabile, che è molto tradizionale, tant'è vero che il 10 di denari indica proprio anche la tradizione ancestrale ehm, di generazioni. Come strategia voi aspettate e lavorate dietro le quinte, e qui si spiega appunto il 7 di spade, cioè pazientate, mettete da parte le risorse e evitate lo scontro diretto con queste regole imposte, diciamo, dall'energia dell'imperatore. Nella ultima parte del mese vede comunque che questo periodo vi è stato utile perché siete di nuovo nella posizione di poter perseguire un cammino vostro con la carta del carro e la carta del 7 di coppe. Il 7 di coppe è la carta dei sogni ad occhi aperti, no? Vedete, c'è questa persona che immagina 7 coppe tra cui scegliere, quindi insomma state vagliando delle opportunità alla fine del mese, che quindi si sono aperte perché precedentemente avete deciso di fare questa strategia di attesa e risparmio, mettere da parte le risorse che vi permettono poi a fine mese di poter scegliere tra varie soluzioni, vari progetti che vi si pongono davanti. E la carta del carro successiva è molto positiva perché indica proprio una persona che va per la sua strada sicura, questo è il famoso carro del vincitore, quindi seguendo una strada che si prefigge da se stesso, cioè ehm, riuscite ad aggirare le regole dell'imperatore e pazientando trovate poi il modo di perseguire i vostri obiettivi da soli, senza dover trovare lo scontro diretto con queste regole, con queste imposizioni in cui vi muovete soprattutto all'inizio del mese. La carta del re di coppe indica appunto una serenità, una persona equilibrata, e con questa energia molto serena, molto equilibrata, riuscirete poi a decidere esattamente
il vostro cammino tra le varie opzioni che vi si presentano, come indicato dal 7 di coppe insieme alla carta del carro. Dunque, riassumendo, all'inizio del mese soprattutto avrete un senso di frustrazione, indicato dal possente guerriero dell'aria, perché vi dovrete muovere in un ambiente rigido, voi vorreste prendere una scelta, una decisione riguardo un vostro cammino personale che però si scontra con un ambiente già consolidato che non vuole cambiamenti. Ehm, quindi la vostra strategia è quella di pazientare, di mettere da parte le risorse. Con la regina di bastoni è quella anche di fare coalizioni con altre persone, perché la regina di bastoni è una persona molto brava a creare coalizioni proficue, partnership o comunque consolidare, diciamo, una rete di sinergico con altre persone, e quindi fate una strategia di scontro non diretto, bensì di aggiramento di queste imposizioni, queste regole abbastanza rigide, rappresentate appunto dall'imperatore. A fine mese si vede che questa strategia è proficua perché vi permetterà di avere addirittura più opzioni tra cui decidere e per seguire un vostro cammino. Questa decisione che dovevate prendere a inizio mese riuscite a farla alla fine del mese con la carta del carro, attraverso anche appunto con molta serenità, voglio dire, con molto equilibrio emotivo, come indica la carta del re di coppe. Questo diciamo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo c'è appunto una scelta importante che vorreste fare, che però vi sentite vincolati appunto da o un superiore o comunque da delle regole molto rigide nel vostro ambito lavorativo, come indica appunto la carta dell'imperatore con il 10 di denari. Questo vi porta a non prenderla subito, a non forzare la mano contro queste abitudini consolidate, questa mancanza di questa non volontà di cambiare all'interno del vostro ambiente di lavoro, bensì di pazientare, di mettere da parte le risorse necessarie per i vostri progetti, di consolidare delle coalizioni attorno alla vostra idea, al vostro progetto con la regina di bastoni, e questo vi porterà a fine mese appunto a poter finalmente prendere questa decisione con più serenità e con più sicurezza, grazie alla carta del re di coppe e del carro. Quindi è una strategia fondamentalmente vincente, quella del 7 di spade, quindi strategia intelligente, una strategia proficua, quello di aggirare un po', non cercare lo scontro diretto. Dal punto di vista sentimentale vedo una grande passione con la carta degli amanti all'inizio del mese, con una persona che è quella del- dell'imperatore, che è una persona molto, molto stabile, sicuramente, molto concreta, una persona a cui potete fare affidamento, che ha dietro di sé anche dei progetti di stabilità all'interno della coppia con il 10 di denari. Quindi dal punto di vista sentimentale in realtà questo imperatore lo vedo molto 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 positivo. Durante il mese vedo però che appunto dovrete pazientare, dovrete vi sentite un po' frustrati perché magari avrete dei progetti all'interno per la coppia, diciamo, che non verranno realizzati subito. C'è la carta della temperanza con il 4 di denari che indica un po'
sempre comunque una certa, un certo ritardo, una non apertura proprio nei confronti dell'altra persona, però a fine mese vi vedo molto più sicuri di voi stessi, e quindi riuscirete, diciamo, a portare avanti i vostri progetti all'interno della coppia. Avrete anche sogni ad occhi aperti con il 7 di coppe, e anche l'altra persona come dire, si proporrà in maniera molto più meno rigida rispetto all'imperatore, perché è rappresentato in questo caso dal re di coppe, quindi una persona più equilibrata, meno rigida, più sensibile al vostro punto di vista. Il 7 di spade in questo caso indica appunto che ehm, mm, sarete tentati appunto di, anche in questo caso dal punto di vista sentimentale, di usare una tattica attendista, nel senso non cercare scontri diretti con questa persona, perché ehm, sì, è una persona che ha, come ho detto all'inizio, un'idea di stabilità all'interno della coppia, però evidentemente si impone molto per riguardo a certi progetti che voi avete, e quindi voi preferite appunto pazientare, svicolare, e questo vi permetterà appunto a fine mese di riparlarne con questa persona dei vostri obiettivi rappresentati dal 7 di coppe, e troverete questa persona molto più morbida rispetto a inizio mese. Quindi sono dinamiche, diciamo, anche a livello sentimentale di relazione con altre persone, con altri ambienti, che devono essere un po' ammorbiditi, evitare la tensione. Questo è un po' il messaggio alle carte per questo mese: evitare la tensione, non cercare lo scontro, bensì usare una politica attendista. Vediamo adesso cosa ci dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. E abbiamo la carta del servitore. Questa è una carta appunto un po' mi ricorda il 7 di spade effettivamente, cioè di quello di aiutare l'altra persona, però diciamo, come dire, con in mente i propri obiettivi, ovvero è come dire, mantenere i propri obiettivi in testa e cercare di ottenerli aiutando anche le altre persone, cioè ehm, la comunità rappresentata dal 10 di denari in cui vi muovete. Questo può aiutarvi a ottenere anche i vostri obiettivi, quindi fare un po' team. Questo è un po' il discorso della carta del servitore, ovvero se ehm, ci sono delle potenziali rigidità nell'ambiente in cui vi muovete, nella comunità in cui vi muovete, non conviene iniziare a battaglie, bensì conviene convincere le altre persone che può essere utile anche per loro quello che avete in testa, i vostri progetti, che comunque sono progetti che possono essere di aiuto per l'intera comunità. Dal punto di vista sentimentale può appunto indicare che dovete fare team con il vostro partner e convincerlo o convincerla che gli obiettivi, i progetti che avete in testa sono utili per la coppia. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione.
Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i futuri video e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del diaspro rosa e verde. Vediamo subito le energie generali di questo mese con le carte del karma. E abbiamo la Grande Madre del Fuoco. È una bellissima carta che indica che appunto il successo è vicino, che state crescendo, che state ponendo i frutti, state per raccogliere i frutti dei vostri sforzi e quindi è un mese molto fruttuoso per voi. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, la prima parte del mese vede la carta della giustizia in apertura, poi abbiamo la regina di bastoni, l'otto di spade, seconda parte, diciamo la parte centrale del mese vede la carta del sole, la carta del papa, e la carta del mondo, tre arcani uno dietro l'altro. Poi l'ultima parte del mese vede il paggio di bastoni, il cavaliere di bastoni e poi il 5 di coppe. E l'ultima parte, l'ultima carta, che è quella un po' più generale, vede l'8 di denari. Quindi è un mese dedicato molto a porre in essere delle attività con l'otto di denari. Addirittura l'otto di denari, diciamo, è un po' la carta per antonomasia del lavoro, però più in generale indica delle attività fatte con determinazione, con pazienza, con tempo, anche una forma di crescita, di apprendimento, può indicare questa carta. Dunque, ci sono molti arcani maggiori questo mese, soprattutto nella parte centrale. Vediamo che la carta della giustizia in apertura può indicare una decisione, una sentenza, anche proprio dal punto di vista materiale, qualcosa che riguarda proprio la giustizia umana, comunque una decisione presa la vedo un po' presa da altri su di voi in questo caso, perché voi con l'otto di spade vi sentite un po' imbrigliati da questa decisione. Quindi c'è come un giudizio che pesa su di voi che vi imbriglia. Vedete, questa ragazza è circondata da un cerchio di spade che appunto sembra rinchiuderla e lei ha le mani legate e gli occhi coperti, quindi come se non vedesse una via d'uscita. Può essere una decisione presa da una persona rappresentata dalla regina di bastoni, che è appunto una persona molto energica, molto autorevole, molto carismatica, che può appunto avere preso questa decisione su di voi e come conseguenza vi sentite un po' imbrigliati all'inizio del mese. Ciò nonostante, vedo che già a metà mese la situazione migliora perché abbiamo questi arcani maggiori bellissimi che sono quella del sole, quello del mondo che indica proprio chiarezza, come se voi fosse state, riusciste a liberarvi da questa gabbia che vi opprime. Il sole è una carta di successo, una carta di chiarezza. La carta del mondo indica proprio soddisfazione dal punto proprio di vista anche materiale
e questo può essere probabilmente, potete raggiungere questo stato grazie anche all'energia dello Ierofante o meglio del Papa, che è una carta di apprendimento, di studio, anche magari di consigli da parte di qualcun altro che possono appunto fare chiarezza sulla vostra situazione e possono quindi portarvi alla soluzione. L'ultima parte del mese vi vedo molto energici nell'iniziare un nuovo percorso, una nuova strada con il paggio di bastoni insieme anche al cavaliere di bastoni. Questi due possono anche indicare un viaggio che potreste dover fare, appunto, perché sono entrambe delle carte di movimento, soprattutto per quanto riguarda il cavaliere di bastoni. E questo tipo di percorso nuovo vi porterà a dover lasciare delle cose dietro di voi con il 5 di coppe, che è un po' la carta della mancanza, no? Vedete, c'è questa persona in lutto che ha delle coppe rovesciate. Quindi potreste dover lasciare delle cose, delle persone, delle situazioni, delle risorse dietro di voi in questo nuovo percorso che intraprenderete alla fine del mese, però è come un prezzo un po' necessario che potrete pagare tranquillamente. Non vedo negatività in questo senso, non vedo particolari scoramenti, quindi comunque sì, sono dei prezzi da pagare, però vi vedo molto entusiasti in questo senso, di iniziare un nuovo percorso. Questo dal punto di vista generale, quindi riassumendo, c'è come una gabbia in cui vi sentite all'inizio del mese, dovuto molto probabilmente per la maggioranza di voi da parte di una decisione, di un giudizio dato da una persona rappresentata dalla regina di bastoni, un giudizio razionale che può essere, che ne so, mm, un esame, una sentenza giudiziaria, una qualsiasi decisione che una persona che ha potere su di voi prende su di voi, appunto, però appunto questa gabbia in cui vi sentite all'inizio del mese verrà finalmente aperta grazie a nuove conoscenze che acquisirete molto probabilmente attraverso l'aiuto di qualcuno che sarà un esperto di una particolare materia, che è rappresentata appunto dalla carta del Papa, che è una persona che, come dire, spande attorno a sé conoscenza e saggezza e che vi permetterà appunto di uscire da questa gabbia in cui vi sentite all'inizio del mese e di finire anche in bellezza questa fase della vostra vita con molta più chiarezza in testa e molto più entusiasmo perché inizierete appunto questo nuovo cammino alla fine del mese che vi forzerà a lasciare le cose dietro di voi, però ehm, senza grossi traumi. Io vedo molte carte di bastoni, quindi è un mese molto vivo, pieno di energia, pieno di azione, soprattutto dal punto di vista, secondo me, lavorativo. Tant'è vero che c'è la carta dell'otto di denari, quindi che è la carta appunto del lavoro. Dal punto di vista lavorativo ci può essere il giudizio di un vostro supervisore che vi ingabbia, una decisione che prende, che vi tarpa un po' le ali, però grazie all'aiuto di persone esperte o comunque di nuove conoscenze che riuscite ad acquisire più in generale a metà mese, riuscirete a uscire da questa gabbia mentale in cui vi sentite con l'otto di spade e iniziare questo nuovo percorso in maniera molto energica, molto entusiastica.
Tant'è vero che appunto può indicare anche dei viaggi di lavoro, questo nuovo percorso. Anche in questo caso il 5 di coppe appunto indica delle cose che dovrete probabilmente a cui dovrete rinunciare, però specialmente se dovete fare dei viaggi di lavoro, magari dovete spostarvi, quindi avrete la sensazione di così, sentirete la mancanza di qualcuno o di qualcosa. Dal punto di vista sentimentale, io vi vedo molto ingabbiati appunto dal punto di vista mentale, vi sentite un po' scorati, un po' come dire, non liberi di muovervi dal punto di vista sentimentale, c'è molta come se appunto la persona a cui siete interessati sia una persona molto passionale, come appunto indica la regina di bastoni, che solitamente indica appunto la persona passionale, però allo stesso tempo in questo caso utilizza molto la razionalità. Questo approccio razionale vi tarpa un po' le ali. Nella seconda parte del mese vedo che questo tipo di atteggiamento cambia perché appunto c'è la carta del mondo e del sole che indica successo, che indica un senso di completezza con la persona a cui pensate, a cui siete interessati, che siate in coppia o che ancora non lo siate, e un atteggiamento molto più conciliante da parte di questa persona nei vostri confronti, anche se la carta del Papa indica sempre un po' vedere le cose dall'alto, quindi diciamo una persona molto sicura di quello che sa. Per alcuni di voi vedo proprio una consolidazione della relazione in maniera molto stabile, perché la carta del Papa può indicare proprio anche appunto la tradizione, quindi tipo un suggello ufficiale di questa relazione, per dire un matrimonio, comunque una coabitazione, perché appunto il Papa indica proprio un seguire l'ufficialità, il percorso ufficiale, il percorso ortodosso, e questo in caso di una coppia può indicare appunto una stabilizzazione di questa relazione che appunto crea questo senso di felicità e di completezza, e quindi un nuovo cammino, un nuovo percorso all'inizio del mese. Ehm, Può anche come conseguenza avere dei viaggi o comunque dei cambiamenti all'interno appunto della vostra quotidianità, che vi farà per avere un senso di mancanza rispetto alla quotidianità passata, quindi cioè comunque avrete questo senso un po' di perdita di alcune cose che dovrete lasciare dietro di voi, però come dal punto di vista lavorativo e più in generale, queste due carte del paggio di bastoni e del cavaliere dei bastoni insieme indicano proprio una nuova energia, una nuova volontà di fare e di percorrere una via nuova con molto entusiasmo. Quindi sicuramente è un mese di cambiamento, soprattutto la metà del mese, un mese per tutti voi di uscire un po' da delle gabbie mentali che avete all'inizio del mese, di uscire da questa situazione un po' di soffocamento che vi vede in cui vi muovete all'inizio del mese, grazie soprattutto appunto a nuove conoscenze, oppure una sorta di mediazione che riuscite a fare con le altre persone, grazie alla carta del Papa, che è quella determinante, secondo me, di tutta la stessa, è la più importante la carta del Papa. Quindi vi consiglia di acquisire nuove conoscenze, vi consiglia di avere un atteggiamento di mediazione nei confronti delle altre persone. Questo vi permetterà di completare serenamente un ciclo e di iniziarne un altro con molta più vitalità, con molta più energia. Vediamo adesso la carta degli archetipi, su che atteggiamento tenere questo mese.
E abbiamo il trickster. Il trickster è un po' come il mago, però in maniera molto più pratica, come il mago dei tarocchi, però appunto è quel mago un po' da teatro, no? E quindi è quello che fa un po' dei trucchi per impressionare le altre persone. E questo è una carta che sta dicendo appunto di uscire un po' dagli schemi mentali che uno ha, che un po' sono rappresentati dall'otto di spade, cercare di andare un po' oltre le convenzioni e di ehm, andare un po' oltre gli schemi stabiliti. Questo vi permetterà quindi di iniziare nuovi percorsi, come indicato appunto dal paggio e dal cavaliere di bastoni. Questo è fondamentalmente il messaggio della carta del trickster, che è appunto la persona che sorprende se stesso e gli altri con appunto nuove idee, nuovi atteggiamenti che non sono convenzionali. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!